Nell'Islam, il rispetto per le donne è un principio fondamentale sancito dal Corano e dagli insegnamenti del profeta Muhammad, che la pace e benedizione sia con lui. Le donne musulmane sono considerate pari agli uomini in termini di dignità e spiritualità. Alcuni punti chiave riguardanti il rispetto delle donne nell'Islam includono: 1. Dignità e uguaglianza. Il Corano afferma chiaramente che uomini e donne sono creati pari e che entrambi hanno la stessa dignità. L'uguaglianza di fronte a Dio è sottolineata. 2. Diritti e responsabilità. Le donne musulmane hanno diritti e responsabilità specifici nella società, nella famiglia e nella comunità. Questi includono il diritto all'istruzione, alla proprietà e alla partecipazione attiva nella vita sociale. 3. Protezione e cura. Gli uomini sono incoraggiati a proteggere e prendersi cura delle donne, specialmente delle loro mogli e famiglie. Questo si basa sull'idea di responsabilità reciproca e solidarietà familiare. 4. Consentimento matrimoniale. Il consenso della donna è fondamentale nel matrimonio islamico. Una donna ha il diritto di accettare o rifiutare una proposta di matrimonio. 5. Libertà religiosa. Le donne musulmane hanno il diritto di praticare liberamente la propria fede religiosa, così come gli uomini. L'Islam riconosce e protegge la libertà di culto. 6. Dignità e uguaglianza. Le donne e gli uomini sono considerati pari in dignità davanti a Dio. Il Corano afferma che le azioni virtuose sono la base per distinguere gli individui, indipendentemente dal genere. 7. Diritto all'istruzione. Le donne musulmane hanno il diritto di ricevere un'istruzione. Il profeta Muhammad, che la pace e benedizione sia con lui, ha enfatizzato l'importanza della conoscenza, incoraggiando uomini e donne a cercare la conoscenza. 8. Diritto alla proprietà. Le donne hanno il diritto di possedere proprietà. Il Corano riconosce il diritto delle donne di ereditare e gestire la loro ricchezza in modo indipendente. 9. Diritto al lavoro. Le donne musulmane hanno il diritto di lavorare e guadagnare un salario. L'Islam incoraggia la partecipazione attiva delle donne nella società. 10. Protezione e sostentamento. Gli uomini sono responsabili di proteggere e sostenere le donne, in particolare nelle relazioni familiari. 11. Diritto alla vita privata. Le donne hanno il diritto a una vita privata. L'intrusione nella privacy è vietata, e la vita familiare è considerata sacra. 13. Partecipazione sociale e politica. Le donne musulmane sono incoraggiate a partecipare attivamente nella vita sociale e politica della comunità, secondo i principi dell'Islam. Questi erano alcuni diritti fondamentali delle donne nell'Islam che confermano la libertà della donna. Solo con l'arrivo dell'Islam la donna per la prima volta ottenne la vera libertà. Prima dell'Islam, appena nata una figlia veniva spesso uccisa. Con l'arrivo del profeta Muhammad la donna venne considerata anch'essa un essere umano con gli stessi diritti. Spero che il video sia stato utile e che vi sia anche piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo in un altro video. Ciao!